Qui è Jack Barton del Pork Chop Express che parla a chiunque sia in ascolto. Come dicevo sempre alla mia ultima moglie, io mi rifiuto di guidare più veloce di quanto possa vedere e a parte questo è solo una questione di riflessi. Sì, è arrivato anche lui. Eccolo qui finalmente il cofanetto di Grosso guai a Chinatown, film cult diretto dal grande John Carpenter con Kurt Russell nei panni dell'antieroe per eccellenza di Jack Barton, questo personaggio molto autoironico, un personaggio molto divertente, uno dei film più riusciti della coppia di Kurt Russell e John Carpenter, un film molto molto bello che in realtà come molti film che fecero insieme fu rivalutato anche nel corso del tempo. Memorabile il caso di Blade Runner di Ridley Scott che nell'82 fu un flop e solo negli anni fu poi rivalutato, in particolare con l'uscita 10 anni dopo della Director's Cut in un video e col passare degli anni è un film che è stato rivalutato. Stessa cosa, stesso destino hanno avuto anche molti film di Carpenter, uno su tutti sicuramente è questo. Adesso andremo a vedere un pochino insieme nel dettaglio questa edizione, fra l'altro curata da Midnight Factory, vi mostrai già mesi fa questa bellissima edizione del capolavoro di Sam Raimi con il grande Bruce Campbell nei panni di Ash Williams, ovvero Army of Darkness, il terzo capitolo, l'Armata delle Tenebre della trilogia di Evil Dead. E questo è un cofanetto a sua volta molto bello, curato da Midnight Factory, che ci delizia sempre con queste edizioni molto curate da collezione. Questo è Train to Busan, un altro film edito da noi da Midnight Factory. E in conclusione vi mostrerei anche questo, The Neon Demon, questo bel film in questa limited edition, ma oggi andremo a vedere da vicino questo film qui, Grosso guaio a Chinatown. All'interno del cofanetto troveremo delle belle cartoline e naturalmente anche un bel libro curato da Nocturno contenente aneddoti, curiosità e la storia dietro alla realizzazione di questo bel film. Tra l'altro di questo film John Carpenter ha curato anche la colonna sonora come per molti altri suoi film, ma vorrei ora leggervi un estratto dal libro contenuto all'interno di questo bel cofanetto. Molto si è detto e scritto a proposito della scelta di Kurt Russell quale protagonista di Grosso guai a Chinatown. È noto che la 20th Century Fox valutò la possibilità di offrire la parte di Jack Barton a Jack Nicholson e a Clint Eastwood, che però rifiutarono. Tra le possibili scelte fu vagliata anche quella di Jeff Bridges, che aveva già un passato carpenteriano grazie a Starman del 1984 e il cui nome era stato preso in considerazione in una fase archeologica dei casting di 1997 Fuga da New York e di La Cosa. Anche Russell, lì per lì, non era così motivato ad accettare, per una questione metodologica, come egli stesso ha spiegato. Non sapeva, cioè, da che parte affrontare il personaggio di Jack, che risulta un eroe assolutamente atipico e in controtendenza. Dialettizzandosi con John Carpenter e studiando a fondo il copione, l'attore finì per capire che poteva essere una grandissima riuscita, questo carattere, come difatti è stato, e non ha mai nascosto di aver improntato l'interpretazione di Jack Barton al modello di John Wayne. Ciò che rendeva in un primo tempo titubante Russell era anche il fatto che la sua carriera in quel momento non era certo al massimo. Gli ultimi film che aveva girato erano stati dei mezzi flop e Grosso guai a Chinatown sembrava un ennesimo salto nel buio, dato il tenore particolare della storia. Fu Carpenter a convincerlo, motivandolo e caricandolo a dovere. D'altra parte, il sodalizio tra regista e attore era forte, già di 3 titoli: Elvis, il re del rock, del 1979, 1997 Fuga da New York del 1981 e La Cosa del 1982, e si sarebbe ulteriormente cementato con Fuga da Los Angeles del 1996. Bene, andiamo ora a vedere più da vicino il contenuto di questa splendida confezione. Qui potete vedere la locandina cinematografica del film. Ed ecco il libro contenuto all'interno di questo bel cofanetto. E questo era il film di oggi, Grosso guai a Chinatown. Ogni volta che ho la possibilità non può che farmi piacere consigliarvi un bel film da vedere del grande John Carpenter, e tra i tanti direi anche Essi vivono, Il seme della follia, Il signore del male, Halloween, La Cosa, Fuga da New York e naturalmente Grosso guai a Chinatown merita
sicuramente di essere visto. E anche per oggi concludo, vi saluto, vi rimando ai miei prossimi video, ciao a tutti e lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.